Eccoci qua, ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo video. Bando alle ciance e cominciamo con l'argomento. Parliamo di resurrezione, visto che siamo al lunedì dopo Pasqua, si sarebbe dovuto parlarne forse prima, ma in questo weekend mi sono arrivate le vostre richieste. Scusate il sole, adesso vedo di spostarmi in un posto più consono. Comunque, dicevamo, e faccio una premessa ormai è d'obbligo, se anche lo so che le premesse stufano, ma mi è stato segnalato più di una volta e io anche oggi ho cancellato un haters. Gli ho impedito poi di venire sul mio canale. Un haters perché le critiche sono doverose, soprattutto per noi che ci cimentiamo con questi canali pubblici, con questi video pubblici, ma gli insulti non solo a me, ma anche a chi mi segue, gratuiti. Quindi l'ho bloccato, l'ho segnalato, abbiamo tracciato l'IP ed è un ragazzino di 19 anni. Io capisco la rabbia, anche il momento un po' così, un po' particolare, però non si insulta la gente. Comunque lo lasciamo perdere, ovviamente. A me non interessa, era la curiosità di vedere chi era che insultava in quella maniera così gratuita. E ci tenevo a fare la premessa. Allora, gli argomenti come questo, che sono argomenti abbastanza delicati, io ne parlo volentieri. Non ne parlo dal punto di vista teologico, mi guardo bene da dirvi che è così o che non è così, non ho la verità in tasca, nessuno ha la verità in tasca. Io vi parlo per quello che mi sono informato, per le letture che faccio, per gli studi che faccio, perché sono argomenti che mi interessano. Quindi quando parlo dell'NDE porto il punto di vista scientifico, quando parlo della vita dopo la morte parlo di quello che è riuscito la scienza a sapere, e poi se devo parlarne dal punto di vista della fede religioso faccio una premessa dove dico: attenzione, qua è questione di fede, non è questione di altro. Quindi chi ci crede, chi non ci crede, non ci crede. Lo stesso dicasi per l'argomento di oggi, la resurrezione di Gesù. Ecco, io parlo di alcune novità che sono state riscontrate dagli studiosi e vi parlo di alcuni punti che possono fare riflettere su il perché la resurrezione di Gesù è quantomeno verosimile dal punto di vista degli accadimenti. Verosimilità di verità su un argomento del genere è poco comprensibile alle volte, però sappiate solo che dal Medioevo al 1800 ci sono stati centinaia, se non migliaia, risorti. Ma questo era dovuto a un problema tecnico, in quanto allora uno considerato morto veniva prontamente messo nella cassa e entro giornata veniva seppellito. Questo perché ovviamente evitare la decomposizione, la puzza, i cattivi odori, per un motivo igienico sanitario. Aspettate che, visto che sono qua da solo in mezzo al nulla, levo la mascherina e per questo motivo la gente veniva seppellita in fretta e furia. Succedeva che delle persone non erano morte, magari erano in catalessi, avevano un battito cardiaco quasi inesistente e si riprendevano e quindi erano praticamente dei risuscitati. E non vi parlo del dramma di chi era già magari avevano iniziato a seppellirlo o di chi purtroppo invece è rimorto una volta sepolto, e se ne sono trovate delle prove.
Parliamo di una cosa più leggera e più carina, appunto la risurrezione. La risurrezione di Gesù ha una veridicità perché grandi imperi, grandi tirannie, soprattutto di sinistra, che non ammette nessun tipo di fede, non solo quella cristiana, ma neanche gli altri tipi di fede che possono essere deleterie per il tipo di governo così rigido come la Cina, non ha mai sconfessato la risurrezione di Gesù. Perché, nonostante tutto, migliaia di scienziati, di professori al mondo non hanno mai sconfessato Gesù? Perché qualcosa di vero è stato trovato, qualcosa di vero è successo. Ma c'è un fatto che spesso non si prende in considerazione. Noi quando parliamo di Gesù, parliamo dei Vangeli, parliamo della sua vita, o come adesso parliamo della sua risurrezione, dobbiamo capire anche il periodo storico e il posto in cui tutto questo è avvenuto. Perché? Perché noi dobbiamo sapere, per esempio, che all'epoca di Gesù, già Gesù era strano, non perché guarisse le persone o facesse i miracoli, era strano perché aveva 30 anni, nel momento in cui è iniziato la sua vita pubblica, la barba e non era sposato. All'epoca solo gli asceti o particolari persone potevano a quell'età lì non essere sposate, oppure erano persone un po' strane, diciamole così. Un'altra cosa per l'epoca particolarmente che a noi adesso fa un po' inorridire, non ci piace, poi siamo nell'epoca del politically correct, per cui guai parlare di cose del genere, è che sia i pastori che le donne erano considerate dal punto di vista dei diritti e delle testimonianze come un animaletto domestico. Per dirla, è come se io portassi in tribunale il mio gatto o il mio cane, la sua testimonianza non avrebbe al momento attuale nessun effetto. Le donne non potevano entrare nemmeno a pregare, ma stavano fuori dalla finestra. I pastori, pur essendo uomini, alla stessa stregua erano considerati così, non avevano potere, cioè la loro testimonianza giuridica non aveva nessun valore. Quindi se anche avessero visto un omicidio, a livello di tribunale la loro testimonianza non avrebbe avuto un valore testimoniale, appunto. E da chi si fa riconoscere Gesù per la prima volta? Quando nasce dai pastori e quando muore, le prime testimoni sono proprio le donne. Allora voi mettetevi nei panni degli evangelisti, magari erano proprio ebrei di quelli di allora, di quelli molto dentro le loro regole, per cui giammai una donna avrebbe potuto dare una testimonianza del genere, che devono scrivere che invece è stata una donna la prima a vedere il sepolcro aperto e a testimoniare la risurrezione di Gesù. È un po' come se un grande scrittore di oggi, un grande giornalista di cronaca, scrivesse che in piazza San Pietro a Roma sono atterrati gli alieni, ma chi lo dice è un bambino di 6 anni. Voi capite che una cosa del genere troverebbe i vari giornalisti, la gente comune, le persone che leggerebbero una notizia del genere un po' sorridenti a questa notizia e prenderebbero in giro, e non poco, questo famoso cronista. Quindi chi ha scritto i Vangeli ha dovuto forzare questa cosa che l'avrebbe reso magari anche ridicolo, perché sarebbe stato più bello scrivere che Gesù era stato visto nascere non da dei pastori, ma da dei farisei con le loro belle frange o da dei dotti della legge. E lo stesso dicasi, siamo tornati contro sole, scusatemi, lo stesso dicasi della morte, della risurrezione.
Cioè la risurrezione, la testimonianza, la dà chi? La danno per prime le donne. Quindi era più facile scrivere che un bambino ha visto gli UFO atterrare e la sua testimonianza sia vera. Questo particolare, che sembra irrilevante, è invece considerato un particolare molto interessante dal punto di vista storico, storiografico, oltre che teologico, perché, come dicevamo, era poco proponibile che una cosa del genere, per avvalorare un fatto, se noi vogliamo fare capire che un fatto è veramente avvenuto, ma sì, l'ha visto anche quel personaggio lì, ma sì, portiamo a testimonianza le persone più credibili. Quindi perché gli evangelisti invece portano testimonianza delle persone poco credibili, almeno per l'epoca? Proprio perché in effetti i fatti sono successi in quella maniera, per cui non c'era motivo, appiglio di poterla scrivere diversamente se si voleva scrivere la verità dei fatti. Quindi, per quanto le donne non avessero valore testimoniale, con la risurrezione di Gesù assumono questo valore testimoniale. E quindi questo è un primo segno che nella risurrezione di Gesù qualcosa di vero c'è. Cosa interessante è che nelle nuove traduzioni si è capito che c'è stato un errore. Voi sapete che quando Maria Maddalena, dopo aver scoperto che c'era la tomba aperta, che non c'era più Gesù, eccetera, corre a chiamare San Pietro e l'apostolo che lui adorava. L'apostolo che lui amava o adorava, l'apostolo, scusatemi, non era adorava ma chiamava, che lui amava è San Giovanni. Quindi San Giovanni e San Pietro corrono assieme, seguiti da Maddalena e le altre donne, al sepolcro e trovano il sepolcro vuoto. E le bende messe lì un angolo. In realtà il sudario lì invece sulla pietra tombale, chiamiamolo così, sulla pietra dove era appoggiato il corpo di Gesù. In realtà invece dalla traduzione viene fuori, la traduzione rivista come in realtà è scritta, perché sapete che sono stati scritti in aramaico, in greco antico, poi ritradotti in latino, poi dal latino di nuovo all'inglese, poi insomma è stato fatto tutto un giro di traduzioni. È stato scoperto che la traduzione dal greco antico significa che invece il sudario e quindi le fasce erano vuote come un bozzolo vuoto. Questo ovviamente dà maggior valore, maggior significato alla risurrezione. Perché? Perché uno che vuole portarsi via il corpo per far finta che Gesù sia risorto deve svoltolarlo dalle bende. Invece in questo caso sarebbe come se il corpo fosse evaporato fuori dalle bende, che hanno mantenuto una forma di corpo sgonfio, cioè vuote, però non sciolte. E questo è un fatto abbastanza eclatante che è al momento fonte di studio. Quindi diciamo che questa cosa cambia un po' le carte in tavola, dà una maggior veridicità alla risurrezione di Gesù. Penso di avervi detto due cose su cui riflettere sulla risurrezione di Gesù. Vi ringrazio sempre per le domande che mi fate, per gli stimoli che mi date. Abbiate pazienza se non sempre riesco a essere tempestivo nel rispondervi, nel darvi delle risposte o nel spiegare le cose. Come dicevo all'inizio, io non pretendo e non ho la verità in tasca assolutamente. Vi porto le mie esperienze, le mie impressioni, le cose che leggo, le cose che studio, la mia esperienza nel caso di coltelli, dell'outdoor o di altre cose, delle manutenzioni, della cucina. Vi porto quello che sono. Spero che lo apprezziate. Vi ringrazio di essere con me. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!